Ben ritrovati nel canale, oggi vediamo come realizzare una buonissima focaccia bianca in pochissimo tempo, fantastica, alveolata, saporita, veramente unica e facilissima da preparare. Vediamo subito come procedere, ma prima sigla! Utilizzerò la farina Tramontioro della Molino Vigevano, una farina particolarmente adatta a lievitazioni medio-lunghe con una forza 330-360, quindi bella forte, e poi una farina multicereali della Casillo che servirà per dare quel plus in più, un sapore magnifico, c'ha tantissimi semi, girasole, sesamo, lino, insomma veramente una forza, proviamola. E quindi inizio a pesare la farina, la tramonti in questo caso, e poi vado a mischiarci quella ai multicereali, veramente una farina spettacolare, guardate i semi, e il sapore poi alla fine sarà veramente speciale. E adesso, una volta mischiate le due farine, procedo con il lievito e quindi lo vado a sciogliere nell'acqua, una bella mescolata, e poi vado a versarlo tutto sulla farina. Ci aggiungo il sale, l'olio e adesso procedo con la miscelazione degli ingredienti. Possiamo utilizzare un cucchiaio di legno, questa spatolina qui. Vado a unire bene bene tutti gli ingredienti e vado a dare un paio di pieghe. Poi riposo di un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora l'impasto si sarà già un po' strutturato di più e quindi procedo con ulteriori pieghe, sempre dal basso verso l'alto, così. Quindi tutto molto semplice, facilissimo, altri 15 minuti di riposo e adesso vado a mettere un po' di olio sul banco di lavoro e trasferisco l'impasto sul ripiano e adesso vado semplicemente a dare delle pieghe aggiuntive. Vado a irrigidire un po' la maglia glutinica, formo la mia palla e ancora un riposo di un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora vado a fare una sorta di laminazione dell'impasto, vado a tirarlo, lo prendo per i lembi, lo tiro verso l'esterno, verso l'alto, anche se si rompe non è un problema, e poi lo richiudo come un cuscino su se stesso e poi gli vado a dare delle pieghe aggiuntive. Una pirlatura leggera, adesso vado a catturare un po' l'impasto rimasto e un quarto d'ora di riposo. Dopo un quarto d'ora ripeto lo stesso procedimento, qui lo vediamo a velocità sestuplicata, e quindi richiudo a fagottino e vado a fare la pirlatura. Quindi tutto facile e gioca molto proprio il tempo, il riposo dell'impasto. 15 minuti e ci risiamo. Adesso vado a dare delle altre pieghe all'impasto. Eccolo qua, una nuova pirlatura leggera. Vado a rimettere in un contenitore oliato e come sempre vado a coprirlo e stavolta farà una lievitazione di un'oretta e mezza circa. Dopo un'oretta e mezza il mio impasto è ben cresciuto, stendo un po' di semola sul piano di lavoro e vado a oliare la mia teglia. Questa è da 28 cm, la olio bene anche ai lati, bene bene. E adesso riverso l'impasto sul piano di lavoro, ci verso sopra un po' di semola e adesso schiaccio prima i bordi e poi al centro. Vado a girarla, ancora un altro po' di semola e poi stessa cosa, schiaccio i bordi e poi leggermente al centro. Ora posso metterla in teglia. Faccio sì che aderisca a tutti i bordi e adesso ulteriori 30 minuti di lievitazione. Dopo 30 minuti vado a mettere quella che è un mix di acqua e olio. Gli ingredienti sono tutti in descrizione. Acqua, olio e sale. Renderà veramente fantastico il mio impasto e poi 20 minuti di riposo. Dopo 20 minuti vado in forno per un quarto d'ora circa a 250 gradi e trascorso il tempo, eccola qua,
stratosferica, è sparita in un attimo una volta tagliata. Guardate il fondo quanto è ben cotto, è stupenda ed emana un odore sensazionale, un profumo unico. Questa è la nostra focaccia bianca che possiamo farcire come vogliamo, la possiamo tagliare, mettere salumi all'interno. Veramente, veramente buona. Io vi consiglio di farla e guardate quanto la struttura è alveolata, poi quei semi sono veramente fantastici. Io vi invito a provare, fateci sapere se la ricetta vi è piaciuta, vi aspettiamo anche su Instagram e al prossimo video. Ciao!